Ma alla fine la finestra porta è Oh, chiusa. finestra lo dice qualcun altro. Oggi, siccome è la puntata del litigio, ogni cosa mette in discussione. Allora, tossire. Vediamo se riusciamo a litigare. Siccome siamo alla puntata del litigio e Oddio. fa caldo, in questa stanza mi tolgo già e lo lancio con un getto di sfida per terra. Va Ok, bene. ci sono pronto a litigare. Vai, ci siamo. Ciao Sofi, ciao Cri, ciao Fred, ciao Matte, ciao Giulia e bentornati a Lavori in Corso, un forum Ciao. per persone in ristrutturazione. My God. Ciao, ciao. Ciao. Oggi parliamo di una cosa che ci viene bene, noi siamo bravi a fare questa cosa, siamo bravi a litigare. Devo dire che io, in preparazione a questa puntata, con lo spirito litigato. avanti Hai così, preso ammazzate un sacco di persone. No, ho scoperto che effettivamente la rabbia, il litigio, il conflitto, c'è un tema che è molto confuso dentro di me. Non so come rispondere a tantissime delle domande che ci faremo oggi. Cioè, non so, credo di avere molta difficoltà a riconoscere la rabbia, il mio ruolo nei litigi. Cioè, non sarà divertente. Io sono gasato, voi siete carichi sul tema? Carichissimi. Ma siete anche preparati? Prontissimi. Cioè nel senso... Siamo anche pronti, No, raga. ma non nel senso dei compiti, non era il momento lupo prof cattivo, era tipo, cioè, No, avete no. riflettuto su questo tema nella vita, vi è capitato di... Nella vita, però sì, nella vita. Mi è capitato di litigare nella vita. Bene sì, In ragazzi. realtà quando litighiamo sono io e un te, essere umano. Io tendo a litigare da solo. Quando litigi con Fred, litigi Mi chi faccio tutto io. alzo e me ne vado. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo. Vi Vi piace? Wow. Toccasi il naso. Ragazzi, Vi piace litigare? ho letto anche con una voce. Sexy, Esatto. era sexy. No, mi piace. È un turn on, Fred. Non lo so, beh. No. No. Neanche a me piace litigare, però mentre faccio sesso mi piacciono tutte delle cose relative alla rabbia. Quindi era Che- sexy. sì, Era sì. sexy, ok, era... Sì, cioè, sono felice che abbiamo letto bene la stanza. è come Oh. se magari per qualche ragione tutto il disagio che provo nel litigare con la violenza in generale nella vita normale, all'interno del sesso trovo uno sfogo figo. Cioè, poi cosa intendiamo per litigare? Perché recentemente io e Lupo abbiamo avuto Questa forse è la una buona nostra domanda. prima discussione, che in un certo Beata te. in un certo senso era un litigio, però non è stato, cioè non lo so, il litigio mi viene da pensare a una discussione animata, mentre io e te, cioè secondo me siamo stati molto bravi e poi ce lo siamo anche detti a rivolgerci l'uno all'altro con Abbiamo fatto educazione. tutto da soli, abbiamo litigato, detto siamo bravissimi. Sì, e poi era bellissimo, Stelline, c'erano già. questi vocali tipo io capisco il tuo punto di vista, però, e c'era Lupo che diceva però questa cosa, Allora, capisci che mi fa salire un po' bisogna- il cringe. bisognerebbe vedere... Ma se guardi la cronologia anche dei messaggi miei lupo, il post scazzi, io dico scazzi con lupo perché per me il litigio è un po' più ampio. Ti ho interrotto. E poi ti farò un culo per questo Esatto. motivo. Per me il litigio è un po' più allargato. Cioè, almeno se devo basarlo sulla mia scala di confronti animati che ho avuto, quelli che ad esempio alcune volte ho col lupo, cioè per me io li considero degli scazzi. Nel Sì, senso sì, che poi certo, non è certo, che, certo. non è che tengo rancore per 2 mesi, cioè nel senso un'ora dopo, 2 ore dopo ho Cri, risolto, tu sei quindi- rancorosa? Tantissimo. Immaginavo. Sì. Immaginavo, perché come anche Anna che dice sempre, cioè che è una persona che non litiga, si fa urlare addosso e sta zitta e poi rimane arrabbiata per 2 E poi settimane. covo tipo. tutto Io dentro. zero invece, rancore. Minchia, quello mi fa Il mio paura. rancore dura 10 secondi e poi che bello. mi passa tutto subito. Infatti a volte è strano perché discuto, litigo, scazzo e dopo 3 secondi io sono ok e l'altra persona anche giustamente ha dei tempi diversi e io invece vorrei subito tipo come con te che tipo ci scriviamo comunque tutto ok, ti voglio bene così. Ah sì. No, io sono un po' turbato perché sono il comune denominatore dei litigi in questo set. Quando ho litigato con Lupo, cioè, sto rivalutando i miei comportamenti, ecco, sto riflettendo. Ma per voi la differenza fra appunto litigare e discutere, cioè avete, cioè come dire, esiste un'asticella che si supera e diventa un litigio, cioè è un po' labile il conflitto. Quello che dicevo prima io. Secondo Cioè, me sì. dicevi tu, Cioè, per Fred. me litigio è anche quando proprio smetti di parlarti per giorni. Ok, è un avvenimento. Cosa Cioè io sono molto abbastanza giga. d'accordo. Sì. Però è da un po' che non mi succede. Mi è venuto in mente una cosa. Litigio per me, cioè io litigo con la mia famiglia e con i miei partner romantici e difficilmente litigo al di fuori di questi 2 tipi di relazione, probabilmente perché sono le più intime che ho, quelle su cui ho più aspettative e dalle quali ricevo più aspettative e quindi è più facile. Con amici, amiche? Io non ricordo ora un litigio con un amico o un'amica, cioè quello che dicevo prima, quando ho discusso con te, non ho litigato con te, effettivamente cioè non lo so, però non ho detto oggi ho litigato col Lupo, ho detto oggi ho avuto una bellissima discussione col Lupo.
È vero, ho usato la parola Questa litigare. è la versione post psicoterapia. Quando vai in analisi diventa tutto un... Analizzi. No, in realtà ho usato anche litigare, ma per far capire alla persona a cui lo stavo raccontando che abbiamo avuto un bel litigio, perché era stato figo, però con la mia famiglia litigo. Qualcuno ha una definizione? Manifestazione reciproca di risentimento o di puntigliosa insofferenza. Contesa da risolvere in duello. Voi in generale abbracciate o fuggite il conflitto? Bellissima domanda. questo nuovo format ci faremo solo complimenti sulle domande senza poi rispondere Bellissima a... domanda. Ottima domanda. Possiamo fare Veramente una bella domande? domanda. Ma io volevo farne un'altra. Possiamo fare Prendi quello che domande chiedi, e invece. ci rispondiamo con delle domande? Ma tu cosa ne pensi? Ma No, tu cosa- io devo dire che per me il conflitto è sempre improvviso. Cioè, gli inglesi hanno questa espressione di short tempered che è divertente perché è come se ci fosse un fuso che è molto breve e poi esplodi, si surriscaldi molto in fretta. Per me quella cosa lì accade, anche se in realtà mi accade poco, in realtà, di frequente, ma quindi non è che scelgo di scappare o... cioè, a volte accade che questa cosa qua va in cortocircuito e mi partono i 5 minuti. Cri? No, io decisamente non lo abbraccio. Cioè, ma perché delle volte è proprio più la non voglia di stare lì a discutere. Vabbè, ne ho parlato ovviamente anch'io in terapia di questa cosa, che delle volte invece dovrei soffermarmi di più o comunque dire effettivamente quello che mi dà fastidio, perché poi è capitato che poi invece per una cazzata faccio la matta. Ah, ok. Cioè, Ok. Io sono un a po' favore che- di questa psicologa perché... Dopo un po' che ovviamente non tiro fuori effettivamente quello che dovevo tirare fuori, poi arriva la cagatina di turno e quindi rischio di fare, cioè, casino per niente, e quindi è un po' il rischio è questo. Sai che in realtà mi rivedo in questa cosa perché io sono abbastanza people pleasing di natura, quindi tendo a assecondare gli altri e questo fa sì che io metto da parte un sacco di cose Sì. e questo mi reprime un po' e quindi a volte mi è capitato di sbottare, soprattutto appunto nelle mie relazioni romantiche o con la mia famiglia, perché ho meno necessità di essere people pleaser perché ormai il rapporto è intimissimo, Sì. che per una piccola cosa che però per me significa tante altre che ho messo via fino a quel momento, certo. esplodo e poi, come dicevo prima, per me dura 5 minuti, cioè io mi incazzo come una bestia, urlo magari e poi dopo 5 minuti mi passa, non sono una persona che porta rancore per tanto tempo, però effettivamente interessante, mi rivedo un po' in Io questa sono cosa che dici. radicalmente a favore del conflitto. Ma proprio mi espongo. Negli anni ho cambiato la mia posizione. Prima ero un po' come voi. E poi ho imparato a stare, stando in delle collettività, invece a abbracciare molto il conflitto. Figo. E parlare non tanto di conflitto o non conflitto, ma di come gestire i conflitti. Perché per me è importante non tanto evitarlo il conflitto, ma saperlo gestire. Secondo me il conflitto è una bella chiave per tipo anche accedere a delle verità personali che magari invece che magari hai prima a livello emotivo e poi a livello cognitivo. Cioè magari mi incazzo per delle cose che capisco dopo nel tempo per cosa mi ero incazzato. Quindi secondo me c'è un rapporto anche fra, cioè l'essere aggressivi nei rapporti e poi il capire meglio cosa sono i tuoi veri tipo pensieri sul tema, no? Perché a volte io mi rendo conto che mi arrabbio per delle cose che non sono veramente l'oggetto della mia rabbia. Cioè, dopo mi rendo conto quando... Perché la rabbia chiaramente ha una funzione strumentale, che è tipo... Certo. Guardami, sono minaccioso, grande, arrabbiato con te. E poi dopo, in realtà, quando si sgonfia tutta questa cosa qua, ti rendi conto del motivo, no? Per cui eri così incazzato. Mhm. Interessante. Sì, la rabbia di base è un'emozione difensiva poi. Cioè, nel senso, come forse avevo detto già altre volte, quando tu ti arrabbi, diciamo in maniera proprio animalesca, tu cosa fai? Spesso digrigni i denti, diventi rosso, ti ingrossi, cioè tendi un po' i muscoli, cioè per far vedere... No, fa ridere perché è un confronto la animale. rappresentazione Cioè, della nel rabbia senso- in quale film è che c'è l'omino Inside rosso, Out, Inside Inside Out, Out, bellissimo sì, sì, film. sì, sì. Quando entrano nella testa del tipo e c'è Esatto. tipo col fuoco sulla testa. Ma perché perché è un sentimento che sempre le basi podcast Emozione, abbiamo già emozione. citato Le basi, spesso, certo. emozione che appunto riguarda la lotta per le risorse, quindi Sì, il esatto, terreno sì, condiviso e a livello di collettività è sempre interessante. Infatti, ma questa magari cosa. quando- Quindi qual è la risorsa che mi fa veramente incazzare? Questo mi interessa perché io magari penso sia una e poi in realtà è un'altra. Qual è Cioè, secondo voi la differenza tra rabbia e nervosismo?
Ah, madonna, questo è un altro lavoro in corso, Per- però. Un altro Sto tema andando- di... perché io- Guarda, siamo cosa illegale anche qua. Qua avevamo... Beh, la rabbia è di sicuro un'emozione, intanto il nervosismo non credo. Qua però- avevamo... Il nervosismo è uno state of mind, figa. Cioè, è minimamente imbruttito. Avevamo già profondamente citato nervoso. Irene che diceva che si dice che le donne piangano più spesso perché Sì. culturalmente non, Sì, per un tema non di sapevano potere. come esprimere la rabbia, Mm. no? E spessissimo io dentro di me confondo queste due cose, cioè come se io non riuscissi a riconoscere la rabbia, ma più il nervosismo, il fastidio. E quindi quando mi sento che magari sono arrabbiata e lo confondo con il nervosismo e il fastidio, penso sempre che sia un problema mio. Forse c'è un legame anche con tipo stress o questioni più ambientali rispetto al singolo episodio di rabbia? Non lo so, c'è un'ipotesi. magari anche per quello lei dice Cioè, che... sì. esatto, magari è più una roba che è dovuta a una situazione di vita piuttosto che a un singolo evento che ti scatena una rabbia, non lo so. Cioè non so neanche, mentre tipo l'ansia, la felicità, la tristezza hanno anche un luogo fisico nel mio corpo, cioè so che cosa sente il mio corpo quando io provo queste emozioni, la rabbia no, non ho idea. Ammazza, io ce l'ho chiarissimo invece. Io quando faccio le urlate mi fa male la testa. Urlate spesso? Il mio tono di voce io urlo Beh. sempre di default, però un po' quando litigo è una cosa che tante volte mi è stata anche rimproverata e lo capisco. Ma sai che non ti ho visto mai urlare? Quando ero giovane proprio pazza, perché sono anche stata fidanzata con delle persone che mi facevano uscire pazza, però proprio urlavo pazza. A un certo punto ho capito che proprio quella parte di me non mi piaceva, non mi apparteneva, anche io ho fatto questo veniva ragionamento tirata qua. fuori da qualcun altro, quindi cioè, non mi capita da anni e anni di urlare, non so, a qualcuno sei una merda, vaffanculo, sì. mai. Però mi capita che il tono mi si accenda quando mi sento che non riesco a capirmi con un'altra persona e quindi voglio che l'altra persona stia, cioè, tipo, attenta a quello che, non so come dire, voglio che capisca quello che dico perché mi sembra che non ci stiamo capendo e invece di spiegarmi meglio banalmente mi viene da alzare la voce. Certo, è quella cosa che dicevamo prima, cioè quando inizi a arrabbiarti è più una cosa difensiva, cioè nel senso, Lupo diceva territoriale, cioè quindi magari tu appunto alzi i toni, digrigni i denti, ti ingrossi eccetera eccetera, perché vuoi difendere una tua posizione. Fa vedere i denti, vi scappo. Facci vedere. Comunicative. Madonna, consumati dal digrignare. Quanto sei incazzata. Ci sono stati. Va bene, vogliamo È la rabbia passare che ti fa a smoscellare. È proprio quella. È proprio la rabbia. Dai, sì, abbiamo fatto dei grandi discorsi. Secondo me è anche il momento di mantenere fede alla promessa iniziale, ovvero capire e dimostrare come litigare bene. Lo facciamo inizialmente forse avvalendoci di una persona che ha fatto un elenco, un blog, si chiama Giulia La Marca. In psicologia contemporanea c'è stato un po' di consigli per litigare bene. Non so se vogliamo leggerne qualcuno e poi magari farne un po' di nostri. Sì, leggerò il primo. Vai. Tante cose le abbiamo già dette, Sì, quindi andremo sì, veloci. vai su Per quelli prima che ti cosa, piacciono. occorre comprendere che spesso il conflitto è inevitabile, quindi non lo si può evitare, ma si può imparare a gestirlo bene. Sembra Check, giusto. cose che abbiamo detto anche noi, bene. Questo Nei psicologi. è un'altra cosa che hai detto tu, che è la litigata deve rimanere sull'oggetto della litigata stessa. Quindi non sulle emozioni o sulla relazione. Cioè non deve spostarsi sulla relazione fra gli individui, ma sull'oggetto, che invece è una cosa che io non sono tanto bravo a fare, devo dire la verità. Ma su questa cosa, cioè, forse secondo me il rischio delle volte, almeno nel mio caso, è che appunto quando trattieni per troppo tempo poi vai anche a prendere cose dal passato che non c'entrano effettivamente con litigata quello di cui stessa. state Mm. discutendo in quel momento. E che a volte alcune cose sono anche simbolo. Mm. Cioè, a volte, se sono 6 mesi che ci sono delle cose che mi danno fastidio e ne succede una piccola, il problema non è quella cosa piccola, ma il simbolo che quella cosa piccola assume nella mia testa perché so che è ritirata nel tempo. Secondo me questo vale se gli hai detto prima. Il retroattivo non vale, se no. Pongo una domanda su questo, cioè nel senso che ad Prego. esempio... Prego, Fred Magalli. Ottima domanda. Esatto, Ottimo intervento, però. Facile dire appena c'è una roba piccola, la esplicito così almeno, però alcune volte, cioè, raga, le robe piccole sono veramente piccole, Mm. cioè quindi è anche difficile appena, non so, Sofia adesso fa cadere una roba, a me è data fastidio perché stavo parlando, quindi magari mi sono un pelo distratto, mi ha fatto perdere, però non è che vi dico, Sofia, guarda che non dovevi fare quella roba, perché dico, vabbè, sti cazzo, è una roba così piccola. Tranne Ma quando come ti sei sei arrabbiato, magnanimo? tranne quando ti sei Guarda. arrabbiato perché non iniziavamo a girare il video. Vorrei un Vero. RVM della clip di Fred che si incazza e dice di stare seri, Ma, please. vabbè, sì, vero, confermo.
Infatti quella cosa di forse era in realtà non era intanto quello, cioè era un po' di robe connesse Certo. a guardarla a posteriore. certo. Ma è sempre così, perché poi nel momento sei convinto che sia per un foglio di carta e poi dopo dici ma è perché non ho Mia un bel madre da non ho un bel piccolo. rapporto, sì. Leggo i prossimi punti un po' veloci. La parola d'ordine deve essere empatia, bisogna saper comprendere anche quando non condividiamo il punto di vista altrui. Quando si ha torto bisogna ammetterlo, bisogna avere una comunicazione assertiva e non violenta, occorre spiegare come l'altro ci fa sentire e le emozioni che proviamo. E questo è interessante perché a un certo punto ho capito che potevo switchare moltissimo le mie discussioni con le persone concentrandomi su come io mi stavo sentendo e comunicandoglielo senza dirgli tu stai facendo questa cosa, ma dicendogli questa cosa mi fa sentire in questo Esatto. modo, tu non stai sbagliando a farla, però la mia reazione a questa cosa è così. Io ho letto un punto che mi gasa, che è non dobbiamo sfruttare i punti deboli dell'altro, che è una cosa che tendo a fare perché sono una merda e quindi tendo a vivere rapporti umani come partite di scacchi, quindi penso alfiere in Esatto. cavallo in... mi hai detto cioè, questo, adesso vedi. Cioè, Esatto. capito? Che Io è una no, roba devo tremenda. dire che su questo, No, ma infatti, anzi, mi sento che utilizzare i punti deboli dell'altro mi fa perdere in automatico. Comunque Sono d'accordo con quindi Sofia. io mi sento al contrario, tipo che, cioè, capito, non ho fatto leva su due punti deboli, quindi anzi addirittura li ho tutelati perché ti rispetto e so che sei fatto così, che è quasi comunque una manipolazione al contrario. Vabbè, no, perché dai, cioè, alla fine. Però è perché solo molto è paraculo, come se cioè un sai po' quando, ipocrita, sai però. quando leggi un libro e ti senti la persona migliore del mondo, dici wow. Perché da fuori, magari sono in no? metropolitana che leggo, Esatto, mentre tutti esatto, voi e mi siete su TikTok. Ecco. Io sto leggendo un libro. Nella metro della superiorità morale C'era c'è questo Sofia. meme bellissimo, tipo me reading a book, my mind, tipo why am I so much better than anyone else? Sto male. L'idea era proprio di dare un nostro consiglio personale su buoni modi per litigare, quindi guarda, è il tuo momento. Una cosa che ho imparato a volte, anche se ovviamente è facile che poi dopo le cose si mettano da parte in questo modo, bisogna essere bravi a tenere il punto, è provare a volte a rimandare la discussione a un momento in cui non si è arrabbiati, che appunto di nuovo rischia di far sì che poi tu non ne parli mai e insabbi tutto e poi a un certo punto tutto viene fuori. Però se sei bravo a recuperare una discussione difficile in un momento in cui sei contento, Questa è una buona tecnica. funziona molto bene. Io Per rovinarsi l'umore. io Una buona tecnica per... lo confermo. E poi non interrompete l'altro, questa è una cosa importante che io ho costruito tantissimo un tipo di comunicazione attorno a questa cosa, perché io ho proprio mentalmente fatica a riprendere un discorso che sto facendo che viene interrotto. È proprio come funziona il mio cervello, cioè non sono capace. E quindi ho imparato che a volte ho messo degli asterischi, cioè quando l'altro stava parlando, io stavo parlando, uno dice asterisco e di solito poi ti riesci a ricordare dove era stato messo Ok. l'asterisco. Chi è che diceva che va a bersi un bicchiere d'acqua? Io Ah, dicevo ecco. di essere Lupo. ben idratati durante i litigi. Io tante volte però tipo a mordermi la lingua, cioè tipo devo andarmene lontano dalla persona con cui ho un diverbio. Se non riesco cioè capisco che non riesco a essere lucido per rispondere come vorrei, tendo a spostarmi, cioè andare a fare una passeggiata. Ma la questione dell'acqua È è quella lì. saggio. La questione dell'acqua è quella lì. Cioè, tu ti alzi, vai a prendere un bicchiere d'acqua, pensi se è il caso di spaccarlo in fronte con l'interlocutore. E di solito la risposta Valuti che la è risposta certo! di solito... Esatto. A quel punto prendi una clava. Sì, bomba. Qui hai tecniche? Cioè, allora, dipende dal tipo di litigio. Se è tipo via messaggio, di solito tendo a scrivere prima nelle note quello che vorrei dire, cancellarlo e riscriverlo, perché quello che mi viene da dire subito non è quello, la cosa giusta Wow, da cancellarlo dire, e forse. scriverlo. Questo su internet è proprio... E invece dal vivo più o meno, cioè tendo magari a non rispondere subito, ma qualche secondo per mettere in fila quello che vorrei nel dire. vuoto così. Esatto, aspetta un attimo. Però sì, perché la maggior parte delle volte poi magari mi pento di come dico le cose e mi rendo conto che non è il modo in cui avrei voluto dirle. Mi collego su una cosa dei messaggi, perché effettivamente è un punto che io, preparando questa puntata, lo sottolineo perché di solito non preparo mai.
preparando questa puntata mi sono segnato Oggi è de fuego, è anche comunque. il litigio sui social, ma su questo trattiamo a parte perché è anche lo strumento poi che diciamo facilita. Però io ad esempio ho una chat con me stesso e alcune volte scrivo a me stesso o mi mando un vocal così almeno capisco, dico, anche quando sono mega incazzato, ma anche perché serve anche come un po' pungible, dove invece che tirare i pugni a un muro, che è una cosa magari quando ero più piccolo non facevo così flatalmente, però immaginavo Fatto, così, però poi per una partita di calcio, pensate che imbecille. Fatto malissimo. e quello lì è interessante perché poi riascoltandoti, a me quando mi riascolto dico ma che cazzo è sto coglione, nel senso Che cazzo vuole? cazzo vuole. Altro meme di Mi incazzo Fred. con me Quando mi stesso. riascolto dico cazzo sto coglione. No vabbè, sto Lo male. mettiamo insieme a quando vedo una persona buona, dico... Ma sai che alcune volte Devo fare una carrellata. faccio una parentesi Buono. gag, alcune volte mi capita, parentesi, quando sono in sala prove, che riascolto registrazioni e magari andiamo lunghe e io dico delle cose, non riconosco la mia voce e quindi mi autorispondo. Questa qua è epica che una volta aveva registrato e io nella registrazione alla fine del pezzo dico cazzo però ho fame. Riascoltiamo il pezzo e così e sento cazzo però ho fame e io dico cazzo anch'io. Ed ero io stesso che Incredibile. Genio, questo qua è famosissimo nella mia band. Vabbè, Genio. proseguiamo. Dato che la puntata sta frizzante finora, allegra, abbiamo inserito anche i contenuti pesanti e persone pensanti. La prima domanda era proprio litigare con gli schermi, cosa cambia. Full disclosure, comunque nel nostro diverbio io ero lì a fare nota audio, cancellare nota audio. Sì, ti vedevo Ah. ti vedevo che io le mandavo subito, ti vedevo che te E registravi. intanto acqua. Minchia, Litri abbiamo d'acqua. bevuto, E mi faceva scassare perché con questo tono mega calmo ogni tanto nei vocali diceva e tu capisci che questa cosa a me mi fa un po' salire il crimine. Sempre col bicchiere d'acqua in mano, usato Sto come male. coccio. Questa cosa a me un pochino mi fa salire il nervo. Lupo il bottiglione quello che c'è negli uffici, Ragazzi, tipo 20 litri. una scelta. Quindi sì, per me cambia perché appunto chiaramente litigare online mi viene meglio perché riesco a sospendere quella parte proprio di azione-reazione della parte. Io ecco. non mi sento tanto diversa invece. Sì, è insopportabile litigare con te, sei troppo buona. Allora Lupo, hai ragione, ti capisco e ti sento, io ti vedo. Ma che cazzo vuoi? Stiamo litigando, vaffanculo. Io voglio il sangue, dov'è? Io voglio che mi offendi nelle cose che ho più care. Esatto. E invece sei lì a dirmi no Lupo, io veramente riconosco il tuo pensiero. Ma vaffanculo. Cazzo, non Urla. l'ho insultata a fare, io volevo gli Cioè- insulti back. Ma perché di fatto avevi ragione molto rispetto alle cose. Il mio punto era un altro. Ma non importa. Vabbè, è veramente frustrante Che litigare rabbia. con te. Sei la cintura nera del litigio. Perché appunto disinneschi con ste robe, la terapia, la salute mentale. Dobbiamo essere tutti tossici, litigare come i pazzi. Scusate, ho finito. Prossima domanda. Vi vergognate dopo aver litigato? Io a volte sì. Ma anch'io. Dipende. Sì. Ah, i vostri genitori litigavano? Questa è una cosa che mi ha stupito nella tua cosa perché io in famiglia non litigo e chiaramente è anche un po' un problema perché qualche volta litigare appunto fa bene, noi invece avendo avuto anche i miei genitori una vita non da conviventi, quindi non avendo la quotidianità, litigavano poco, ma in modo che io ricordo, hanno fatto 3 litigi, però mi ricordo come litigate importanti erano 3 cazzate, una famiglia, tra virgolette, normale, credo sarebbero queste cose derubricate a bisticci, però i miei genitori per lavoro erano distanti, quindi quando erano insieme e c'era quel bisticcio lì, per noi era tipo oddio, Oddio, E ha messo il tovagliolo storto e la mamma si è offesa. Tipo. erano robe tipo erano sempre cose legate al consumismo. Però vabbè, non vi annoio con questa vicenda. Tutto sommato forse appunto non litigare mai non è una buona cosa. Sei basso questa puntata. In casa mia L'ho notato adesso. Sofì mi solo abbassa litigi. ogni puntata. Io ormai sono sdraiato per terra. Mio nonno diceva la società è la lotta dei figli contro i padri, che non era lui che lo diceva, però insomma mi ricordava sempre questa cosa ogni volta che bisticciavamo. Mio nonno litigava tantissimo con mio papà ha litigato tantissimo con noi, io ho litigato tantissimo con mio papà e mio nonno, e comunque in generale
cioè la mia famiglia c'è sempre questa gag quando vengono le persone esterne che è impossibile sedersi a tavola con noi e parlare perché siamo tutti, che abbiamo un tono di voce altissimo, ci parliamo uno sopra l'altro. Madonna. E ci diciamo, cazzo, ma tu mi parli sempre sopra, no, tu mi parli sempre sopra, quindi c'è sta cosa di tanto che a un certo Però vi punto divertite esplode. anche in questa cosa qua oppure no? Certo. Infatti, Ovviamente, secondo me ovviamente è un questo è il guilty punto. pleasure. È tutto un tipo, cioè che litighi però vuoi, no? Sì, sì, ho capito. Incomprensibile con la vicenda del sesso iniziale. Incomprensibile Assurdo. vista in quest'ottica, veramente Madonna, la mia psicologa, astrusa. quante cioè. barche si comprano Poi nei gli prossimi linkiamo il anni? video. Gli linkiamo direttamente il video così può prendere. Mettiamo anche un punti. crowdfunding per la psicologa di Sofia. Che crowdfunding? Mi sembra che stia bene. Ho un contenuto Pesante. No, un contenuto mega light. Vai. Visto che in questo foglio di script di puntata c'era scritto cercare litigi storici, allora io ho eseguito questo compito con Fantastico. entusiasmo. Fantastico. A parte quelli, diciamo, più recenti fra personaggi famosi tipo Chris Rock e Will Smith, e anche storici, Zecchino e Pappalardo, non nominare mai più il nome di mia madre, mai più. Molto bello. E Capra di Sgarbi. Bello, bellissimo. Per un po' di storia della TV italiana. Storici ricorderemmo anche tutti e tutte Liam e Noel Gallagher. Certo. Ovviamente. Famosissimo. Non ricorderà nessuno, cioè almeno non io, Amy Schilla e Tasso Prim. Io me lo ricordo. Però credo che più attenta di me sì. Ce ne sono un sacco. Ci ricorderemo sicuramente Caino e Abele. Come no? Come dimenticarlo? Sì, no, noi... brutta storia quella, Brutta, fra. brutta. E Una volta anche, eravamo e proprio... anche i fratelli Puma e Adidas. E attenzione, un'altra chicca è R2D2 e C3PO sul certo. set di Star Wars. Attenzione per i cultori del film. Certo. Sì, perché per un mancato saluto durante delle riprese hanno litigato sul set. Geni. Bellissimo, bellissimo. Poi, chissà come quante ce ne sono nel cinema. non citare la disputa fra il dio Horus e il dio Set. Come Giusto. non, Come non? non citarla. E ho cercato di fare qualche filosofo famoso, Nietzsche e Socrate. Avevano litigato anche Ma- loro tra di loro. Sfalsati nel tempo. Cioè, Sfalsati- un tema- sì. Hanno litigato con Bravo, Socrate, questo non lo qua sa era che ha tipo litigato con un Nietzsche. dissing. Infatti l'articolo è sui dissing che non filosofici. esistono solo nel Bello, rap, bello. dissing nella storia, anche a posteriori, ma questa cosa qua nel dissing si fa. Bene, Cristina? Ok, allora, io ho voluto dare un senso a tutte le mie ore passate su TikTok, finalmente, e quindi ho raccolto un po' di casi che ci sono stati nell'ultimo anno, insomma, in tempi recenti su TikTok, di litigi che la maggior parte delle volte sono stati creati dalle rispettive fanbase delle persone coinvolte in questi litigi, non dalle persone stesse. Quindi diciamo che il caso più emblematico recente, conosciamo tutti che è successo, è stato il Selena Gomez versus Certo, Hailey Bieber, Hailey che Bieber, per certo. giorni e Me giorni l'hanno sono spiegata anche a me. martellati Certo, da certo. questa cosa. Cioè il litigio è scaturito da persone esterne a loro due, perché hanno creato un caso mediatico intorno a una serie di TikTok / Instagram Stories che ha postato Hailey Bieber e Kylie Jenner, e da lì hanno costruito questa faida tra loro due, creando degli edit anche su Hailey cattiva e Sì, mi ricordo, tutto questo genere. follia. E la cosa si è risolta con Hailey Bieber che ha chiesto a Selena Gomez di fare una storia su Instagram per chiedere ai fan di smettere di insultarla praticamente. E quindi... Orrenda, brutta storia. E questa è una cosa un po' ricorrente, diciamo, su TikTok. Poi c'era stato anche quando era uscita la prima canzone di Olivia Rodrigo, Driver License, che per il testo è stato inteso che fosse diretto a una particolare cantante, ovvero nuova tipa del suo ex a cui era dedicata la canzone. E quindi anche da lì altri TikTok, e poi quest'altra ragazza ha pubblicato anche lei una canzone in cui praticamente
cioè, si dichiarava che era effettivamente lei la nuova tipa del suo ex, e anche Comunicano da lì... le cose facendo delle canzoni. Devo smentire questo gossip, scriviamo subito un pezzo. Sì. Ma un po' tipo Shakira. Esatto. Pensavo anch'io a Shakira. Praticamente sì. Poi c'è stata l'era incredibile di Gue Pequeno e Marra contro Fedez. Certo, Ricordo. ci ricordiamo, certo. Anni fa c'era più questa tipologia di dissing, cioè Ti di fai il farsi... video e lo posti, te ne fai un Esatto. cazzo, fratello. Esatto. E invece ora la fanbase litiga e gli artisti... Sì. No, scusa, io in Io realtà me ne tiro non... fuori. E quindi è un po' un cambio di dinamica interessante, secondo me. Bello. Mhm. Ma sempre sul mezzo, invece. Cioè, pensate che in mezzo... Per me la risposta è direttamente sì. Cioè, influisca... o meglio faciliti Certo. il litigare. Secondo me sì. A me l'hanno sempre, cioè, me la sono sempre spiegata, non so se questa cosa abbia una base scientifica, quindi come sempre, disclaimer, perché siamo Esatto, un poi po' dopo approssimativi, esatto, però... non prendeteci come esempio per le vostre però tesi di laurea, come se perché fosse sennò... una dinamica simile a quella dell'automobile, che nel senso che l'automobile, le persone più normali diventano bestiali perché non hanno un riscontro fisico con l'altro, cioè non è che è veramente davanti un essere umano, tu urli perché sei in un veicolo e c'è un'altra persona in un altro veicolo, però in realtà poi tendenzialmente quella rabbia lì, se avessi davanti un'altra persona, sarebbe un attimo diversa. Sì, come mi viene in mente quel meme dei cani che c'è davanti un sì. cancello che sarà È un po' venuto, poi così, ci toglie il è un po' cancello così. Cioè, allora, Ceccano, Sì, sì. c'è anche la gente che scende dall'auto e ti riempie di mazzate, però tendenzialmente quella è una cosa, Dio grazie, di una nicchia, speriamo. Ok, Mentre invece ok, le persone che urlano sono interessante. tantissime e invece mi fa pensare a internet, no? Cioè un po' il senso di... Secondo me proprio, cioè credo, non voglio fare la complottista ovviamente, però che le piattaforme siano anche costruite per facilitare un confronto che non è costruttivo e che questo sia voluto, perché conviene. Ma ricordiamo che tra l'altro le piattaforme non è che sono costruite appunto per, come diciamo adesso, confrontarsi, ma sono costruite per produrre cioè, denaro, cioè nel senso, quindi va bene che ci siano i conflitti, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra questa cosa qua che va nella direzione della spettacolarizzazione ed è il discorso che facevamo adesso, anche che magari alcune volte i litigi sono forzati apposta. Certo. Per vendere di più, anche se una persona, un prodotto, eccetera, eccetera. Va bene ragazzi, io ho una voglia di Leggerezza. diventi light. Diventi light. La Allora, versione- questa mi piace molto. Quando sentite qualcun altro che litiga, siete gasati e curiosi o preoccupati e scappate via? Gasata e curiosa. Sì, anch'io. Allora, dato che la sezione light non mi lancio nello spiegone, dico gasato e curioso. Non lo so. Litigare con la partner ti eccita? Sì, Litigare davvero, sì, non sì, è sì, un sì. kink, stiamo Sì, parlando sì. tipo cioè, di... comunque scopare dopo aver litigato è una cosa. di gasa. Sì. Dico di sì. Allora, Random, a caso. Anche qua, boh. io approfondisco brevemente. Allora, no, nel caso in cui io ho ragione. Perché quindi voglio essere rancorosa. Quindi- Che genio. Sesso rancoroso, Mamma mia. bello, bellissimo. Genio. quindi in quel caso no. Vabbè, adoro. Tu, Lupo? A me no. Cioè, non mi dà quel senso tipo di vieni qua. Cioè, ci resto male, sono un'anima sensibile, è evidente. Litigavi con tuo fratello o sorella, come gestivano il conflitto i tuoi genitori? Questa è parte del monologo. Vi chiudevano in una stanza tutte e tre? No, a parte Chi che non ho un sia aneddoto... vincitore? C'è quattro, che anche Mario. Ho un aneddoto, episodio core, trauma della mia vita, io che litigo con mio fratello, lui che entra in un vetro, si taglia tutto il braccio, mia Madonna, madre non questo non c'era, io ho sapevo. chiamato l'ambulanza, vabbè. Ma entrano in vetro per quale motivo? Perché Ah, avevamo oh. le porte a vetro, abbiamo litigato, ok, io lo ok, chiudevo ok. fuori dalla stanza, lui per spingere la porta ha Ma sai che mi è spaccato il successo una vetro. cosa simile? Anch'io quando ho litigato una volta con mio fratello, per sbaglio, non so, gli ho lanciato non mi ricordo se mi ha lanciato una roba città e ho rotto il vetro anch'io delle cose e avevo paura che si fosse fatto male, per fortuna no. Il fratello un botto. E quindi di che non vabbè. ti hai fatto niente. Di che non ti hai fatto niente. Non dire niente. No, Pieno si di è fatto sangue. male ovviamente poi. E i miei genitori, i conflitti tra me e i miei fratelli non li gestivano in nessun modo, cazzi vostri, ci Stato chiudevano di in una natura. stanza e non ci davano da mangiare per 3 giorni per vedere quanto Esatto, resistevamo. l'ultimo No, caretta in scherzo. piedi. Esatto. Vincitore. Però sì, ovviamente sì, mi ricordo quando ero piccola che io e mia sorella litigavamo sempre perché tipo ci rubavamo i vestiti a vicenda e un giorno lei è entrata in casa con questo maglione verde che io avevo appena comprato, ho iniziato a urlare Maria, mi hai rotto il cazzo così e lei cercava di parlare, io no, tu ora stai zitta, che cazzo vuoi così? E a un certo punto mi zittisco e lei l'aveva comprato uguale.
No! Ce ne avevamo- incredibile. era suo. No! Pensa, era pure una cosa. Cazzo, Era pure una quanto cosa. mea culpa hai fatto? Ma no, pensa perché è una cosa. Nessuno perché Cioè, comunque... è pure una roba tenerissima. La sorella minore che guarda la maggiore e dice com'è carina. Esatto. prendo anch'io, E cioè, lei, "Ah!" devastante. Sì, Mamma mia. sì, sì, I miei- devastante. vedi che siamo famiglie diverse. La mia famiglia, questa cosa qua sarebbe stata sanzionata con un mese tipo di. di punizioni. Per te che ti eri arrabbiato? Sì, certo. Ma va, la mia Ma famiglia non me ne certo, frega pensa se niente. mio fratello veniva a casa con questa cosa carina. No, veramente, i miei hanno sempre avuto un approccio abbastanza repressivo ai nostri litigi, devo dire la verità. Però sì, non mi ricordo una tecnica, se non tipo delle massime morali. Oppure io che ero il più grande dovevo fare queste cose tipo: Lorenzo, tu sei il più grande, sei l'esempio, conta fino a 10. E io 1, 2, 3, bevendo acqua, 4. Incazzato nero. Quindi vi spiegate un po' dei miei problemi. La tua della vescica vita funziona adulta. bene? Minchia. Altra domanda. Sei permaloso o permalosa? È la tua, cucciolo, è la tua. Io sono permaloso, Di secondo te. brutto, amo, di brutto. Ammazza. Guarda come Niente. abbassiamo gli Ammazza, sguardi. guarda come Ammazza. subito. Da questo lato abbassiamo gli sguardi per non dire niente. Io credo di no, però forse lo devono dire gli altri. Lo devono dire gli altri sempre. Mm, Beh, io vi sottopongo una lista di come gestire l'incazzatura per salutare. vai. Vai, Poi vai. chiudiamo perché questa puntata È dura eterna, 6 è ore. eterna. Cioè... Ah, beh, bella, non abbiamo mai litigato. Però quindi questa perfetto. l'ho scritta, Bellissima. è real perché l'avevo scritta nel momento in cui ero incazzato ed ero sul treno e adesso scrivo una lista su gestire l'incazzatura che mi fa ridere anche come ricordo. Vai. E il primo punto è: se sei tu quello incazzato, aspetta che poi ti passa. Se qualcuno è incazzato con te, aspetta che poi gli passa. Che comunque in effetti è Giustissimo. la verità. Non scrivere, non chiamare, molla proprio il telefono, ti prego, molla i social. Al massimo scrivi una bella nota piena di cattiverie e lasciala lì, sul telefono. E poi mi ero fatto un asterisco con: se un giorno mi rubassero il telefono, leggendo me lo riporterebbero indietro terrorizzati. Spoiler, non è vero, non è successo. Mi hanno rubato il telefono, E non l'hanno hanno letto e riportato ho detto: in ma giro." che psicopatico, però sono tenuto il telefono. Però comunque il telefono è un bel telefono. Il telefono comunque me lo tengo. Non contare fino a 10, conta fino a una settimana. Lascia stare questa cosa di respiri profondi e iscriviti a un corso di pugilato. Se sei in una stanza con la fonte del tuo nervosismo, esci. Se siete vicino a una scogliera, allontanati. Non rompere i coglioni al prossimo, non t'accollare ad amici. E poi l'ultimo punto è: la tua incazzatura non ha nessun potere magico per cambiare il mondo. Che non lo so, magari non lo condivido neanche più, però mi fa ridere la cosa della scogliera. Bella Lupo, grazie. Grazie a voi amici per avermi aiutato a fare questa lezione di apprendimento su come litigare meglio. Adesso ho tutti gli strumenti per essere ancora peggio. Va bene ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. Yes. Se avete delle cose Se no o Matteo ci delle... ammazza e si arrabbia. Se avete dei litigi da raccontarci, fatelo nei commenti qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Litigate come i pazzi.